Nuovo video, nuova prova, e per me è un po' particolare oggi perché ho la tuta di pelle, c'è una pista e la nuova Ducati Hypermotard 698 Mono. Mi sa che oggi ci divertiamo. Dai, adesso vi racconto com'è fatta e poi scopriamo come va. Non fatevi ingannare, la nuova mono non è la versione in miniatura della Hypermotard 9,5 che già conosciamo, è una moto completamente nuova, sotto tutti i punti di vista. Partiamo dal cuore, il Super Quadro Mono, oltre a essere il monocilindrico stradale più potente sul mercato, è un vero pezzo da gioielleria, sul quale gli ingegneri di Borgo Panigale hanno lavorato per ben 4 anni. Il risultato? 695 cm3, 77,5 cavalli e 63 Nm, che diventano 85 cavalli e 67 Nm se si montano lo scarico Termignoni con mappatura dedicata e il filtro racing con cassafiltro ad hoc. L'altro dato da sottolineare del motore è il peso, 44,6 kg, un risultato che è stato possibile raggiungere grazie all'impiego del magnesio per carter esterni e coperchio valvole e grazie alla condivisione di moltissimi componenti come distribuzione desmodromica, pistone e cilindro in alluminio con Panigale 1299 e Panigale 1299 superleggera. Del resto stiamo pur sempre parlando di un motore che è nato dalla divisione in 2 pezzi del bicilindrico a V più potente di casa Ducati. Per quella che è la ciclistica, invece, la nuova 698 Mono può contare su un telaio a traliccio in acciaio e su un telaietto posteriore sempre a traliccio e sempre in acciaio. Le ruote sono in lega e Ducati dichiara un peso inferiore di mezzo chilo rispetto a quello delle competitor dirette. Su queste trovano posto di serie le Pirelli Diablo Rosso 4 nelle misure 120-70 davanti e 160-60 dietro. Il pacchetto sospensioni invece è composto da una forcella Marzocchi completamente regolabile da 45 mm di diametro con steli dotati di trattamento DLC, Diamond Like Carbon, per aumentare la scorrevolezza e da un monoammortizzatore Sachs, sempre completamente regolabile, con leveraggio progressivo, mentre l'escursione delle ruote è di 215 mm davanti e 240 mm dietro. A completare il tutto, infine, ci pensano i freni. Sulla ruota anteriore trova posto un disco da 330 mm con pinza Brembo M4.32 e sulla ruota posteriore alloggia invece un disco da 245 mm. Da sottolineare poi che sia la pompa del freno anteriore sia quella della frizione sono radiali. Anche i numeri della nuova arrivata in casa Ducati sono decisamente interessanti. Il peso, con il serbatoio da 12 litri vuoto, è di 151 kg ed è distribuito per il 48,8% davanti e per il 51,5% dietro. La sella si trova a 904 mm da terra, ma da sottolineare a tutti i costi è l'interasse di soli 1443 mm, il più contenuto del segmento. Tutto questo per quale cifra? Dipende. La versione standard parte da 12.890 euro, ai quali dovete aggiungerne altri 1.000 se volete la RVE. Ovviamente non manca un pacchetto elettronico degno di una Ducati che si rispetti, con 4 mappe motore, 3 livelli di potenza, controllo di trazione regolabile, freno a motore regolabile, wheelie control regolabile, launch control e ABS cornering settabile su 4 livelli più off. Ma di questo ne parliamo dopo. Ora è arrivato il momento di partire. Allora, prima di partire, innanzitutto questa è la RVE, io partirò con la standard e questa c'ha Termignoni non omologato. Vabbè, come al solito vi faccio vedere cosa ci si trova davanti quando ci si siede al posto di guida. Chiave qua, molto semplice, blocchetto di sinistra, è molto simile, è uguale in realtà la gestione del display a quella di Multistrada V2 e dei progetti Ducati un po' più datati magari rispetto al V4, quindi con le 2 frecce e il tasto Mod Enter. Blocchetto di destra invece accensione, luci, 4 frecce. Display che è molto piccolo, essenziale lo definirei, però ci sono tutte le informazioni: marcia inserita, velocità, mappatura inserita, qui contagiri, e qua invece ci sono le varie informazioni. Si scorre con le frecce ABS, DVC, quindi l'anti-wheelie, traction control, temperatura acqua, motore, orario, menu, temperatura esterna, trip totale e poi si ricomincia. Qui si possono ovviamente modificare tutti i settaggi elettronici e qua invece per la mappatura si tiene premuto il tasto mod e si scelgono le mappe che vedete qua. Noi oggi ovviamente useremo solo la Sport. Ora, prima di ripartire, già che ci siamo, ma ve lo faccio proprio sentire al pelo perché in realtà non si può esagerare col rumore, vi faccio sentire come suona.
Non male, devo dire che suona, ve l'ho fatto sentire poco perché in realtà non si può esagerare col rumore quando non si gira, però suona veramente bene lo scarico non omologato. Se aveste voglia di farvi arrestare o sequestrare la moto, io, se volete correre il rischio, un pensierino ce lo farei. Però dai, adesso devo entrare in pista, c'è anche un bel po' di vento e poi dai, andiamo a scoprire come vanno le nuove arrivate. Bene, prova finita e finalmente c'è un po' di silenzio, quindi possiamo parlare in tranquillità. Cominciamo da questo. Se dovessi pensare a pochi aggettivi per descrivere la nuova Hypermotard Mono, beh, sarebbero sicuramente divertente, semplice e alla portata di tutti. Adesso mi spiego meglio, però di base è una moto che ci sali sopra sia chi è più basso perché è molto contenuta delle dimensioni, ma anche chi è alto come me che sono 1,80 m. Se su bene cominci ad andare, prendi la mano un attimo con la pista, con la moto e con le gomme, poi ti diverti da matti faticando relativamente poco, e questo secondo me è un punto veramente importante per quello che punta a essere una moto di questo tipo, questa in particolare. Andiamo per punti che adesso la vediamo con calma. Comunque, prima di tutto, ergonomia. Vi faccio vedere, io che sono alto 1,80 m, tocco bene con entrambi i piedi, perché è vero, la sella non è bassissima in senso assoluto, però è abbastanza stretta la zona di calzata, quindi si mettono bene giù a terra i piedi. Qui le pedane sono un po' in mezzo, ma se vi sedete giusti a centrosella, come bisognerebbe sedersi di solito sulla moto, riuscite a tenerle dietro il polpaccio e non danno assolutamente fastidio. Per il resto facile poi alzarla, abbassarla dal cavalletto se potesse interessare. Posizione di guida perfetta, nel senso il manubrio è molto largo e anche abbastanza aperto, ma è nella posizione perfetta, sia che guidiate con la gamba fuori, sia che invece la guidiate come se fosse una sportiva, ma anche direi in una posizione di guida stradale, no? Le pedane si trovano al posto giusto, quindi si riesce a spingere bene, a dare carico. Il manubrio comunque è bello vicino, come dovrebbe essere. Mi piace anche il fatto che la sella arrivi molto in avanti e che quindi ci si possa spostare avanti per guidare, come mi piace che la sella sia piatta. Adesso questa qui è quella che fa parte del pacchetto performance, ma è molto simile all'altra. Sella piatta ti permette di muoverti molto liberamente, lo dico perché so che c'è chi lo chiederà. Per il passeggero rimane una bella fetta di spazio, chiaramente le pedane saranno in alto, però lo spazio c'è, non è una moto pensata per fare i viaggi in due, no? Ma volendo si può fare. Andiamo a parlare delle varie aree della moto che interessano la guida, e su questo volevo fare una premessa, perché tutto quello che dirò sarà relazionato all'uso in pista e a come sono settate le moto. Allora, premessa nella premessa, abbiamo usato le due moto diverse, ovvero la standard e la RVE, che al netto delle differenze che sappiamo tutti già tra le due, quindi di componenti, la livrea e quant'altro, si differenziano perché la standard aveva lo scarico omologato e un setting un po' più morbido, mentre la RVE, che abbiamo usato nel pomeriggio, per i 3 turni del pomeriggio, ha un assetto leggermente più sostenuto, e anche invece la grande differenza è lo scarico, che qua è il Termignoni non omologato completo, che suona da paura ed ha un po' più di potenza, un po' più di coppia, una diversa gestione del gas perché è molto più diretto, ma anche qui ci arriviamo. La grande cosa che
fa un po', sballa un po' gli equilibri è il fatto che le moto sono gommate con le Diablo Superbike in mescola, SC1 davanti, SC2 dietro, e che quindi questo fa cambiare da così a così la moto. Per quanto riguarda il motore, tutto quello che dirò sarà applicabile anche per l'utilizzo in strada. Quello che riguarda invece la guida, la dinamica di guida ciclistica e quant'altro viene sicuramente influenzato molto, ma avremo modo di ritornarci più avanti. Adesso concentriamoci su quello di adesso, perché secondo me è molto interessante anche l'utilizzo che può avere questa moto come moto da divertimento, da weekend, per girare in piste del genere, perché fa divertire veramente tanto, è rischio dipendenza. Beh, inizierei dal motore, quello della Standard mi è piaciuto perché è vero, la potenza, uno potrebbe dire ok, stiamo parlando di veramente poca roba, sì, però in primis un monocilindrico, quindi è sempre molto reattivo nella risposta, sempre molto pronto, c'è sempre una bella quantità, una buona dose di coppia ai bassi, e soprattutto stiamo parlando di quella potenza qui in una pista dove il rettilineo più lungo sarà 200-300 metri al massimo, non di più, su una moto che pesa 151 kg senza benzina. Fate voi il conto, ma più o meno sono meno di 160 kg con il pieno, perciò fate voi, no? Sulla Standard, quindi con scarico originale, mi è piaciuta la gestione del gas, perché è molto precisa, si riesce a dosare bene, non c'è on off, almeno per quello che è l'utilizzo in pista, quindi sicuramente a velocità molto scorrevoli. Non abbiamo provato a fare la guida cittadina nel traffico, quindi per quello non saprei dirvi, però da quel punto di vista devo dire un'ottima gestione del gas, e anche come erogazione non è troppo brusca. Non pensate al monocilindrico come un motore, in questo caso, che possa mettervi in difficoltà, che sia eccessivamente brusco, troppo cattivo, con delle reazioni incontrollabili, perché non è così. Il gas è abbastanza diretto, ovviamente con lo scarico standard è un po' filtrato, però questo fa sì che il freno motore sia sempre molto gestibile e anche regolabile, ma soprattutto che non ci sia una risposta brusca del gas che renda la moto inguidabile. È tutto sempre molto sotto controllo. Con lo scarico invece aperto, con la mappa dedicata, se sulla Standard mi era piaciuto, qui mi è piaciuto 10 volte tanto, perché è vero, la moto va molto più forte in allungo, perde qualcosina al primo tocco del gas, ovviamente uno scarico più aperto, diciamo che il risultato è questo, il picco massimo di potenza è più alto, ma arriva anche a un regime di rotazione leggermente più alto, però la gestione del gas diventa una roba devastante. Sappiamo che l'omologazione sull'inquinamento e tutto pregiudica un po' la qualità della gestione dell'acceleratore. Quando il catalizzatore, quando viene eliminato e viene caricata la mappa giusta, cambia tutto, diventa, non dico una moto a carburatori, ma poco ci manca. Una gestione perfetta, bellissima, super precisa, molto molto pastosa, c'è tanta corposità, nonostante ai primi, proprio all'inizio, ci sia un po' meno di coppia in basso, o meglio spinga un po' di meno la moto rispetto con lo scarico originale, ma ti tira fuori dalle curve in seconda, che è una goduria. La seconda poi la riesci a tirare veramente tanto all'imitatore, metti dentro la terza, un quick shifter che, come spesso accade sulle Ducati, funziona molto bene, un tempo di taglio che è bello svelto, non mi è mai capitato. Poi è vero che il cambio qui si usa relativamente poco, perché è tutto seconda terza, però non mi è mai capitato di sfollare in scalata. Mi è capitato una volta che non sono riuscito a mettere dentro la marcia a salire, però è perché con gli stivali da cross si complica un po' tutto, però molto preciso tutto il funzionamento della parte motore. Controllo di trazione, vorrei dirvi qualcosa, ma non c'è niente da dire, perché l'ho sempre usato su livello 1, ho provato anche controllo di trazione spento, ma qui c'è, tra la gomma, tra l'asfalto, che c'è tanto grip. Oggi poi era una giornata abbastanza calda, e quindi non è mai intervenuto, però questo segna anche un bel comportamento della moto, perché anche in uscita di curva tende a muoversi poco, soprattutto con l'assetto che avevamo sulla RVE, tende a muoversi poco. Se c'è un pochino di sporco per terra, che non c'è, però un pochino di polverina magari quando si va un po' più largo, proprio nella parte meno gommata della pista, è sempre rimasta molto molto stabile e precisa, anche in accelerazione, quando il motore è sotto carico e è aperto a manetta. Perciò devo dire, dal punto di vista del motore,
non sento di dover segnalare nulla in particolare, se non tutto quello che vi ho detto fino adesso. Elettronica, controllo di trazione ve l'ho detto, qui tocchiamo due punti che sono abbastanza interessanti secondo me, che sono l'anti-wheelie, in questo caso è più un assistente all'impennata, ma adesso ve lo spiego bene, e l'ABS, non tanto come ABS perché devo dire che sul davanti non è mai entrato neanche quando si va a pinzare veramente forte, più per il sistema slide by brake, che adesso vi spiego bene come funziona perché secondo me è molto interessante. Allora, dicevo, anti-wheelie, se lo tenete sui livelli 3 o 2, che sono quelli che aiutano un po' a limitare il sollevamento della ruota anteriore, ma che comunque danno il massimo possibile della trazione disponibile, la moto tende ad alzarsi magari in uscita di curva se aprite a manetta in seconda, si solleva un pochino ma torna subito giù, il controllo torna subito giù, e magari un po' nei cambi di direzione, ma lì è abbastanza inevitabile anche la velocità del movimento che porta a questa conseguenza. Per quello che è in uscita di curva devo dire che ha un intervento molto ben calibrato, è poco invasivo e il taglio di potenza non arriva mai, non è che si alza la moto e pam vi tira giù. È sempre molto progressivo il tutto, accompagna molto bene e non fa avvertire che ci sia un sistema che toglie un po' di potenza per tenere giù la ruota davanti. Questo secondo me è calibrato molto bene, come del resto spesso capita, spesso accade con l'elettronica di Ducati, che devo dire che sono sempre molto precisi, e qui ne la conferma. Su livello 1 invece, più che un anti-wheelie diventa un assistente alle impennate, perché fa il sistema è calibrato in modo tale che vi tenga la ruota davanti alzata entro un certo angolo, devo dire anche un angolo abbastanza safe se vogliamo, quindi da una parte aiuta sicuramente le prestazioni perché non toglie neanche quel pochino di potenza, può aiutare per imparare a fare le prime penne sicuramente se ve lo stesse chiedendo, però è molto divertente perché ad esempio su questo rettilineo qua io ho fatto, da quando abbiamo preso in mano la RVE, perché questa è un'opzione disponibile solo con questa configurazione di scarico, e c'è la curva seconda, se è ancora piegato, anche a moto piegata c'è anche lì un grado di inclinazione dove è possibile e dove no, si solleva la ruota, si raddrizza, seconda, metti dentro la terza, non c'è nessuna flessione, per questo dico che anche il quick shifter funziona bene, perché seconda, quando si va a mettere dentro la terza col quick shifter la moto non torna giusta lì, e poi arrivi fino a fine rettilineo, dipende, se riuscivi a uscire veloce dalla curva coincideva con il limitatore, quindi ti portava giù la ruota davanti, oppure si frenava perché c'era curva poi. E il sistema secondo me è veramente calibrato bene ed è anche molto interessante per chi vuole imparare a fare le penne in sicurezza, senza il rischio di ribaltarsi alla prima volta che si prova. ABS invece ho detto, davanti non ho mai avuto problemi di ingresso ABS, per questo è molto sensibile, funziona bene. Dietro invece ci sono varie configurazioni. Sul livello più basso come soglia di intervento, per quello che è l'utilizzo dell'ABS normale, entra un po' se tirate il pestone dietro, evita il bloccaggio della ruota, però anche in pista c'è da dire che capita raramente di andare proprio a tirare un pestone. Se si tira un pestone è perché volete fare il traverso probabilmente, e questo lo potete fare in due modi: o metodo classico, quindi togliete l'ABS al posteriore e fate voi con cambio, frizione e lavorate un po', oppure si può usare il sistema slide by brake, che è il livello più basso di ABS. Cosa succede? In pratica sfrutta il motore questo sistema, perciò niente frizione, dimenticatela. Io un po' di giri mi sono dimenticato che non dovevo usarla e non funziona. Bisogna frenare davanti, si applica una pressione di minimo, va applicata una pressione di minimo 10 bar sulla leva, quindi la moto va giù, scalate, appena avete scalato, appena c'è il giusto carico davanti, freno dietro, potete tenerlo premuto quanto volete, la moto si intraversa, c'è un limite di 50 gradi di piega e anche un limite poi per il trascinamento, perché poi c'è anche un limite di velocità, e fa in sostanza tutto lei. Il gioco lì sta nel capire come raccordare poi il traverso con la curva, e oggi un po' ci ho provato, mi sarebbe piaciuto avere più tempo a disposizione per imparare a usarlo bene come si deve, quindi a farlo funzionare dal punto di vista, diciamo, delle performance, delle prestazioni. Però è molto divertente e soprattutto non credo sia il modo giusto per imparare a fare i veri traversi, quindi quelli dove si scalano due marce, si va
nulla di frizione e si fa col freno dietro, si gestisce. Credo però che sia un bel sistema per provare a fare qualcosa di diverso, soprattutto è divertente in questo senso, e poi in Ducati sostengono che utilizzandolo come si deve in realtà si riesce ad andare anche forte. Non so poi quanto sia la distanza rispetto al sistema tradizionale, oppure a non intraversare proprio la moto la differenza, però sostengono che si possa andare anche forte. Quello che posso dire io è che per essere un sistema così particolare, che comunque ha tanti parametri da gestire, funziona molto bene. È un po' strano, però funziona molto bene. Differenza in questo caso tra la standard e la RVE è che con questa qui, che ha un assetto un po' più rigido e la moto un po' più precisa, si riesce un po' a gestire meglio questo sistema qua, a sfruttarlo al meglio. Sull'altra, che è un po' più molle, la forcella affonda di più, c'è un po' più di ondeggiamento anche per quello che è il mono. Niente di eccessivo, però su questa, se volete saperlo, con questo assetto, che se riesco vi lascio in tabella, se riesco a recuperarlo, funziona meglio. Allora, come dicevo, ciclistica, partirei dalle sospensioni. Forcella mi è piaciuta perché non l'ho regolata, però la differenza tra i due settaggi che ci hanno dato si sente. Questo vuol dire che quindi è una forcella che risponde bene ai click, risponde bene alle regolazioni, e questo è assolutamente positivo, quindi una forcella vera. Mi piace perché scorre bene. Sulla standard forse è un po' molle per un utilizzo così estremo, tra virgolette, passatemi il termine, però in qualsiasi caso anche su questa, che è un po' più sostenuta, scorre molto bene, è molto progressiva, si sente bene che lavora l'idraulica, la molla, lavora tutto bene insieme, anche il ritorno è bello omogeneo e soprattutto riesce a dare un bel po' di sostegno anche per quando si va veramente a pinzare forte davanti. La discesa è sempre molto controllata in compressione, quindi sì, una forcella che funziona bene. Monoammortizzatore, quello che posso dire, perché qui di buche poi non è che ce ne sono, perciò non vi parlo del comfort, nemmeno della risposta del leveraggio. Quello che posso dire qui è che in trazione la moto si schiaccia il giusto, ti tira fuori bene dalla curva, non ha ondeggiamenti particolari, se non proprio quando si va a violentare il freno dietro, magari pure sbagliando in alcuni casi, come è capitato a me col sistema appunto per fare i traversi. Magari lì comincia a pompare un pochino, però è inevitabile. Per quello che l'abbiamo usata oggi, considerando il mio peso piuma di 67 kg, devo dire che funziona tutto bene, e soprattutto l'assetto, nonostante la differenza di escursione tra anteriore e posteriore, è molto omogeneo. La moto è abbastanza neutra come comportamento, non c'è una differenza di funzionamento in quanto a troppo morbida o troppo dura tra forcella e monoammortizzatore. Freni, quello anteriore spettacolare, veramente bello, perché è vero, qui c'è tanto grip sulla gomma davanti, però molto modulabile il comando, un'ottima potenza quando si vuole veramente, si va a tirare veramente forte, ma anche per dire, siccome è una moto un po' da teppista, questo penso che ormai sia chiaro a tutti, anche fare gli stoppi, tutte queste cose qui non richiede una potenza eccessiva di tirarlo troppo, però allo stesso tempo è molto modulabile, quindi vuol dire c'è un bel mordente, ma non è eccessivo, si riesce a controllare molto bene, quindi anche in ottica di chi magari sceglierà questa come prima moto, o di chi vuole prendere un po' le misure con tutte queste cose, la guida un po' più sportiva, funziona bene. Posteriore invece, in pista non si usa tanto, però anche qui risponde bene, abbastanza modulabile, devo dire che ha anche una bella potenza frenante, considerando anche che è una Ducati. Di solito sappiamo che soprattutto le Ducati da strada sportive non hanno dei freni posteriori particolarmente potenti, però in questo caso direi, vista anche la massa della moto decisamente leggera, funziona bene. Poi sarà da provare su strada, vedere magari sui tornanti, però per quello che abbiamo provato oggi funziona bene. Dinamica di guida, qui oggi ho dovuto un po' capire soprattutto come guidarla in primis, se con busto dritto, piede fuori, moto tanto piegata, oppure con come si guiderebbe una sportiva qualsiasi. Alla fine ho scelto per la seconda, perché bisogna farci un po' l'abitudine. Allora, prima di tutto è sicuramente una moto molto divertente, intesa come fan bike, sì. Mi piacerebbe provarla in un contesto un po' diverso, quindi non proprio così
alla ricerca della prestazione come in pista per vedere quanto effettivamente, però anche prima abbiamo fatto una piccola sessione di impennate, la moto impenna senza problemi. È chiaro che magari rispetto al concetto di motardo, di maxi motardo che poteva esistere fino a un po' di tempo fa per altri brand e che per alcuni esiste ancora, è un po' più caricato l'avantreno, lo dà già anche la differenza di escursione tra anteriore e posteriore, è un po' più caricato. Questo cosa significa? Che la moto magari diventa un po' meno fan bike, nel senso più stretto del termine, quindi con avantreno leggero, però sicuramente ne guadagna tanto in stabilità, precisione, soprattutto quando si decide di guidarla come una sportiva in ingresso curva. La moto è molto puntata, molto precisa e molto stabile, nonostante poi l'interasse sia veramente cortissimo. E è vero, qui non ci sono dei pezzi da velocità assurde, penso che al massimo si tocchino i 150 all'ora sul dritto, perciò è anche per poco, quindi non c'è tempo di vedere quanto è stabile, però per tutto quello che abbiamo fatto è molto preciso, un avantreno molto rigoroso, tanto un merito sicuramente di queste gomme qui, della gomma in mescola, soprattutto con l'SC1 davanti, però il fatto di tenerla un po' più puntata la rende più adatta a un utilizzo in pista anche in configurazione standard. Quindi tornando alla guida, ho optato per la seconda, ma perché mi veniva più semplice. È vero, è una maxi motard, se vogliamo chiamarla maxi, chiamatela un po' come lo volete, comunque sicuramente una motardona, però si fa guidare tanto come una naked, come una sportiva, a differenza magari di altre che appunto hanno questi avantreni alti, magari con il manubrio ancora più alto di quello che potrebbe essere questo, viene quasi difficile magari guidarle come una sportiva. In questo caso invece anche la moto, che è un po' più contenuta, le gambe un po' più piegate, viene tanto da guidarla così. Qui il grip, ve l'ho detto, è tantissimo, si mette giù veramente il ginocchio a terra e si resta giù quanto si vuole, che la moto rimane lì super precisa. Quando si prende il gas in mano è molto stabile, ti accompagna bene nelle linee, nei cambi di direzione è comunque bella svelta perché è molto reattiva, è merito appunto dell'interasse super contenuto, e quindi è una bella arma, direi, per fare dei track day nei cartodromi o comunque in piste particolarmente piccole. E anche, è vero, magari non è la più fan di tutte, ma questo lo vedremo se dovessimo riuscire a fare una comparativa, però si vuole impennare, si impenna, si vuole fare gli stoppi, si fanno gli stoppi, si vuole fare un traverso, si fa il traverso. Quindi da questo punto di vista, se il concetto di fan bike deve essere relazionato a questo, allora è assolutamente una fan bike. A me fa veramente un sacco piacere che Ducati abbia fatto una moto di questo genere, perché secondo me ha un duplice, diciamo che ha una forbice di utilizzo molto ampia, si rivolge veramente a una grande fetta di pubblico con esigenze diverse. Sicuramente chi ha la mia età o anche un po' più piccolo, beh, io se a 18 anni fossi un fan del genere, beh, questa da vedere, è anche fatta estremamente bene, per questo è una Ducati al 100%, questo non va messo assolutamente in dubbio. Per chi vuole fare le prime esperienze in sella, magari non vuole prendere una naked, gli piace stare più col busto dritto, magari avere anche un po' più di spazio in quanto ad abitabilità per il passeggero o anche per se stesso, è sicuramente una moto con la quale si può iniziare, non vedo perché no. È vero, la sella non è tra le più basse, questo assolutamente, però ci si sta su volendo. E chi invece vuole divertirsi, vuole una moto poco impegnativa perché è leggera anche nella gestione quotidiana, magari da usare tanto in città, una moto svelta, e poi perché no andare su un passo, e poi vedremo come andrà, però se conferma almeno la metà di quello che ha dimostrato oggi, direi che potrà andare sicuramente bene. Allora, anche per chi è già più esperto, sicuramente su un passo o anche in pista, in cartodromi come questo, sicuramente si può togliere delle belle soddisfazioni. Come ho detto prima, difetti è difficile trovarne in pista, ma perché è difficile anche trovare una competitor. Io non ho mai provato le competitor più dirette con queste gomme in cartodromo, quindi mi viene difficile anche fare un paragone a distanza o comunque avere il giusto metro di paragone in questo senso. Sicuramente su strada poi verranno fuori tanti aspetti, come può essere la gestione del gas, che per la pista è ottima, magari in strada è differente perché c'è un uso diverso, il discorso comfort. Calore del motore non ve lo so dire, con la tuta non si sente e poi non faceva così tanto caldo oggi, e soprattutto bisogna vedere poi con le Diablo Rosso 4 come funziona. Questo è quello che vi posso dire fino adesso. Una cosa è certa, è un mezzo assolutamente ignorante, per quanto poi raffinato in realtà anche a livello di elettronica, ma a prescindere super divertente, veramente
ci si riesce a divertire tanto impegnando poco il fisico, mente, fa togliere delle belle soddisfazioni. Secondo me, se ci si prende la mano e tutto, anche un buon modo per aumentare le skill di guida anche da stuntman, volendo. Comunque direi che siamo arrivati alla fine, non ho tanto altro da dirvi, poi sta scendendo un po' il sole, quindi direi che è arrivato il momento di andare. E come al solito, qualsiasi domanda volete approfondire, qualche tema, qualche cosa che mi sono dimenticato di dirvi, come al solito sono a vostra disposizione qui sotto, e direi che ci vediamo al prossimo giro.